500 km a sud di Marrakech, la strada N9 attraversa barriere naturali e confini storici. Questa non è una rotta turistica, è un'arteria millenaria che ha unito mondi lontani. Dimenticate il rumore di Marrakech. Oltre le vette dell'Atlante, il tempo smette di scorrere e inizia a misurarsi in grani di sabbia. Oggi percorriamo la via dell'oro e del sale per scoprire cosa resta quando il mondo intorno a te ammutolisce. Dalle montagne dell'Alto Atlante alle fortezze di fango dell'antica via carovaniera, fino alle dune dell'Erg Cebi, dove il Sahara raggiunge i 150 metri d'altezza. Questo non è solo un percorso turistico, è la stessa strada che per secoli ha collegato le città imperiali marocchine al cuore del deserto, portando oro, sale e spezie. Un viaggio che si misura non in chilometri, ma in strati di storia. Il percorso che separa Marrakech dal deserto ricalca le rotte carovaniere usate per secoli per trasportare oro, sale e schiavi attraverso il Sahara. Esploreremo Kashbak millenarie, cittadelle di fango e paglia che sfidano il tempo, e ci addentreremo in gole maestose, ferite profonde nella terra, fino a raggiungere il silenzio assordante del deserto. Partiamo da Marrakech, la città rossa, un cuore pulsante di suoni e colori, per attraversare una barriera naturale e storica, le montagne dell'Alto Atlante. La nostra destinazione è un luogo dove la terra finisce e il cielo inizia, le dune durate di Merzouga. Questo è il racconto di un percorso che non si misura solo in chilometri, ma in secoli di storia. Questo viaggio richiede almeno 3 giorni per essere vissuto pienamente. Il primo per attraversare l'Atlante e raggiungere le gole, il secondo per le Kashba e l'arrivo a Merzouga, il terzo per l'esperienza nel Sahara e il ritorno a Marrakech. Lasciando Marrakech, il paesaggio cambia rapidamente. Il caos urbano della Medina, il ronzio dei motorini, il profumo di spezie e tè alla menta, la folla ipnotica di Gemma e Fna. Tutto svanisce alle nostre spalle, lasciando il posto a colline ondulate, poi a vere montagne, mentre la strada inizia a salire. Stamattina eravamo nella Medina a Marrakech e adesso siamo sulle montagne innevate del Marocco. La strada che percorriamo non è una via qualunque, è la N9, una serpentina d'asfalto che si inerpica fino al passo di Tisin Tishka a 2260 metri, il valico stradale più alto del Marocco. Questo non è solo un passo di montagna, per secoli è stato una frontiera. Un tempo, carovane cariche di sale, oro e spezie affrontavano questi stessi tornanti sfidando banditi e tempeste di neve. Qui siamo in un punto panoramico a circa 2000 metri. Oggi il viaggio è più comodo, ma non meno spettacolare. La strada sale attraverso oltre 200 curve, guadagnando più di 2000 metri di altitudine in circa 60 km. Il paesaggio cambia colore, passando dal verde lussureggiante delle valli più basse al rosso intenso della roccia nuda. Ci siamo fermati in questo posto, è sperduto tra le montagne. Guardate, qui c'è un altro villaggio, sempre con mattoni impastati col fango. Piccoli villaggi berberi costruiti con la stessa terra delle montagne sembrano aggrappati ai pendii, quasi a sfidare la gravità. Le loro case di fango si fondono con l'ambiente, testimoni di una vita in simbiosi con questa natura dura e magnifica.
È qui che vivono gli Masiken, gli uomini liberi, abitanti originari di queste terre, la cui cultura precede di millenni l'arrivo degli arabi. Va detto che il termine berbero è in realtà una parola araba, mentre gli Masiken preferiscono essere chiamati con il loro nome originale, che appunto significa uomini liberi. Sono gli abitanti autoctoni del Nord Africa, presenti da almeno 5.000 anni, molto prima dell'arrivo degli arabi nel VII secolo. Allora, queste sono le montagne, la catena dell'Atlante, ed è una catena montuosa che si estende dal Marocco, passa per l'Algeria, arriva fino alla Tunisia, ed è uno dei punti più alti, forse il punto più alto del Marocco. Ok, le hanno chiamate Atlas, quindi Atlante. Abbiamo superato la barriera. Il deserto, anche se ancora lontano, comincia già a farsi sentire nell'aria secca e nel silenzio profondo. Siamo solo all'inizio, eppure abbiamo già attraversato un confine tra due mondi. Scendendo dalle vette dell'Atlante, il paesaggio si trasforma in una tavolozza di ocra e terra bruciata. È qui, lungo un'antica rotta commerciale trans-sahariana, che sorge un luogo che sembra emerso da una favola, lo Ksar di Ait Ben Haddou, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1987. Questa città fortificata di Pisè, terra cruda mista a paglia, è un esempio perfettamente conservato dell'architettura difensiva berbera, uno dei meglio preservati tra i numerosi Ksar della regione. Questa città fortificata di fango e argilla è un'icona, è la materializzazione della storia del Marocco meridionale. Ait Ben Haddou appare come un castello di sabbia gigante, un'apparizione dorata sotto il sole africano. Le sue torri, le mura imponenti e le case addossate le une alle altre raccontano di una storia di commercio e di potere. Questo era uno snodo cruciale per le carovane, che cariche di merci preziose affrontavano il lungo viaggio dal cuore dell'Africa a Marrakech. Attraversare la sua porta principale significa entrare in un labirinto di vicoli stretti e scalinate, un'urbanistica medievale ancora intatta. Le Kashba non erano semplici villaggi, erano fortezze strategiche, costruite da signori locali per controllare le rotte commerciali. Ogni torre, ogni muro aveva una funzione militare. L'architettura in terra cruda non è solo suggestiva, è una tecnologia millenaria perfettamente adattata al clima desertico, fresca d'estate e isolante d'inverno. Siamo arrivati sulla cima di Ait Ben Haddou e da qui si può vedere il villaggio nuovo dove adesso vive la gente del posto, e noi siamo saliti invece sulla parte vecchia. Si tratta di un villaggio dove ancora vivono una dozzina di famiglie, ci hanno detto, quindi poco abitato, ma è importante perché ci hanno girato diversi film, tra cui Il Gladiatore 2, Game of Thrones. È patrimonio dell'UNESCO, quindi è stato riconosciuto anche patrimonio dell'UNESCO ed è chiaramente, ovviamente, pieno di turisti per questa ragione. È facile capire perché questo posto abbia stregato Hollywood. Le sue mura hanno visto sfilare legionari romani, guerrieri arabi e regine dei draghi. Ma la vera magia di Ait Ben Haddou non è nel cinema, è nella sua autenticità, nella sua architettura che sembra nascere dalla terra stessa. Nel tardo pomeriggio le ombre si allungano e le mura assumono una tonalità dorata. È proprio in questa luce che il luogo rivela la sua stratificazione storica, non un set cinematografico, ma un insediamento abitato ininterrottamente da oltre 6 secoli. Proseguiamo verso est, entrando in un territorio dove la terra racconta storie di ere geologiche. Superata Ouarzazate, la Hollywood del Marocco, ci inoltriamo sulla strada dei 1000 Kashba, come viene poeticamente chiamata, un percorso puntellato da antiche fortezze. Ma presto il paesaggio cambia di nuovo, in modo ancora più drammatico. Stiamo per entrare nel regno delle gole.
gole del Dades appare improvvisamente, dopo Ouarzazate. Qui il fiume ha passato milioni di anni a scolpire la roccia, creando un canyon dalle pareti multicolori. La strada segue le anse del fiume, svelando formazioni rocciose bizzarre, come le famose dita delle scimmie. Il contrasto è incredibile, il rosso della roccia, il verde delle oasi lungo il fiume e l'azzurro del cielo. Il punto più famoso è una serie di tornanti stretti che si arrampicano sul fianco del canyon. Visti dall'alto sono un nastro d'asfalto che danza con la montagna. Ma non ci fermiamo. Il giorno dopo ci spingiamo ancora più a est, verso le gole del Todra. Se il Dades impressiona per la sua vastità, il Todra colpisce per la sua imponenza verticale. Qui il fiume si è fatto strada attraverso il calcare, creando una spaccatura profonda. Negli ultimi 600 metri, il canyon diventa un corridoio maestoso, con pareti rocciose alte fino a 160 metri, che arrivano a distare solo 10 metri l'una dall'altra. Le pareti a strapiombo sembrano quasi toccarsi sopra la testa, filtrando la luce del sole, e l'unico suono è quello dell'acqua che scorre. Gole del Todra del Marocco, qui effettivamente fa molto più freddo che rispetto agli altri posti qui intorno, ma è un paesaggio veramente spettacolare, vediamo se si riesce a capire insomma, dove ci troviamo in questo momento. Le gole del Todra e del Dades non sono solo spettacolari canyon, sono fonti d'acqua vitali. Senza quest'acqua il deserto vincerebbe. Queste gole sono il risultato di una lotta primordiale tra roccia e acqua, una battaglia durata milioni di anni. Mentre ce le lasciamo alle spalle, il paesaggio inizia ad appiattirsi, l'orizzonte si allarga, le montagne sono finite. Davanti a noi, ora, c'è solo una promessa: la sabbia. Questo viaggio attraverso il Marocco è un'avventura che stiamo costruendo insieme, tappa dopo tappa. Se la storia ti sta piacendo e vuoi continuare ad esplorare con noi, iscriviti al canale. Il tuo supporto ci permette di continuare a creare video come questo. Ma ora torniamo sulla strada. Il Sahara ci attende. La strada che ci separa dalle dune è un luogo rettilineo che taglia un deserto di pietra. Superiamo Erfoud, la capitale dei fossili del Marocco. Milioni di anni fa quest'area era il fondale di un oceano. Poco dopo la città l'orizzonte cambia. All'inizio è solo una linea dorata, un miraggio tremolante. Man mano che ci avviciniamo, quella linea cresce, si alza, prende forma. Non sono montagne, è sabbia. Stiamo guardando le dune dell'Erchebbi, un mare di sabbia con dune alte oltre 150 metri. Merzouga è un piccolo villaggio ai piedi delle dune, ultimo avamposto abitato prima del deserto vero e proprio. Da qui l'asfalto finisce ed è come entrare in un altro mondo. Nell'Erchebbi ancora oggi alcune famiglie berbere mantengono uno stile di vita seminomade, seguendo le stagioni e gli scarsi pascoli. Questo deserto ha ancora abitanti, anche se invisibili. A luglio e agosto la temperatura qui supera i 45 gradi di giorno. La sabbia diventa un forno che brucia i piedi nudi. È per questo che le escursioni si fanno all'alba e al tramonto, quando il deserto diventa vivibile. Noi siamo venuti qui a dicembre, quando il clima è più mite e il viaggio è sostenibile. È il momento perfetto. Abbandoniamo l'auto per il mezzo di trasporto più iconico e antico del deserto, il dromedario. Salire in sella è come un istantaneo viaggio indietro nel tempo. Il dromedario è il mezzo di trasporto tradizionale del deserto, usato ancora oggi dai nomadi. Il loro passo lento permette di attraversare le dune senza affondare nella sabbia. Da un'altezza di quasi 3 metri, la prospettiva sul paesaggio cambia. Le dune appaiono come onde di un oceano immobile. Da quell'altezza il mondo sembra diverso, più vasto. Ci addentriamo nel cuore dell'Erchebbi, un labirinto di creste sabbiose. Il silenzio è totale, rotto solo dal nostro respiro e dal passo lento degli animali. Le dune cambiano colore ad ogni minuto, passando dall'oro al rosso fino al porpora.
Raggiungiamo la cima di una duna altissima proprio mentre il sole tocca l'orizzonte. Il tramonto nel Sahara offre uno spettacolo di luce particolare. Senza ostacoli visivi all'orizzonte, il sole scende in modo netto. Perdersi in questa vastità ti obbliga a riordinare i pensieri. Con il buio raggiungiamo uno dei campi berberi organizzati per i turisti, strutture permanenti costruite secondo l'architettura tradizionale delle tende nomadi. I gestori del campo propongono una dimostrazione di musica tradizionale berbera, con tamburi, bendir e derbuka. Questi ritmi facevano parte delle cerimonie comunitarie delle tribù nomadi. Il risveglio arriva presto, prima dell'alba. Ci aspetta un'altra faccia del deserto. Questa volta la pace dell'alba si mescola all'adrenalina pura. All'alba alcuni operatori local offrono escursioni in quad sulle dune, un'attività controversa dal punto di vista ambientale, ma popolare tra i turisti. I quad permettono di coprire distanze maggiori rispetto al cammello, raggiungendo punti panoramici altrimenti inaccessibili. L'esperienza è radicalmente diversa. Dove il dromedario impone lentezza e silenzio, il quad offre velocità, adrenalina e rumore. È un contrasto che rivela due modi opposti di relazionarsi con il deserto: la contemplazione nomade e il consumo turistico accelerato. L'esperienza in quad è disponibile nei percorsi designati, sempre nel rispetto della fragilità dell'ecosistema desertico. Giunti al punto di ritrovo, il deserto si risveglia davanti ai nostri occhi, cambiando colore ancora una volta. Da lassù, la vista a 360 gradi sull'oceano di sabbia sembra non avere fine. Il lungo viaggio di ritorno da quelle dune dorate a Marrakech è un percorso a ritroso nel tempo e nello spazio. Ripercorriamo le stesse strade, ma con occhi diversi. Le gole del Todra e del Dades, la fortezza di Ait Ben Haddou, le montagne dell'Alto Atlante. Ogni luogo assume un nuovo significato, ora che è parte di un racconto completo. Cosa rimane alla fine di questi quasi 560 km? Resta soprattutto la consapevolezza di aver percorso una delle rotte commerciali più antiche del mondo, una strada che per secoli è stata l'arteria vitale tra il Mediterraneo e l'Africa subsahariana. Partire da una città vibrante e arrivare al silenzio assoluto del deserto non è solo un viaggio fisico, è un pellegrinaggio interiore. Il Sahara non ti lascia indifferente, ti entra dentro, ti cambia e una parte di te rimane lì, tra quelle dune dorate, sotto un cielo infinito di stelle. Se questo viaggio del silenzio ha risuonato con te, iscriviti per continuare a esplorare i margini del Mediterraneo insieme a noi. La prossima settimana esploreremo Marrakech.